Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora, oggi ci concentriamo sulla coniugazione di alcuni verbi che terminano in care e gare. Perché? Perché dobbiamo fare attenzione ad una lettera che va aggiunta tra la radice e la desinenza del verbo. Questa lettera è la lettera H. I verbi che coniughiamo insieme oggi sono 8 e sono i seguenti: cercare, giocare, sprecare, sporcare, pagare, spiegare, litigare, pregare. Fanno tutti parte del primo gruppo, are, e quindi la coniugazione è quella regolare del gruppo are. Però, appunto, come vi ho appena detto, bisogna aggiungere per questi verbi che terminano in care e gare la lettera H al presente indicativo, al futuro semplice, al condizionale presente e al congiuntivo presente. Quindi adesso noi coniugheremo insieme i verbi 2 a 2 e coniughiamo una coppia al presente, un'altra coppia al futuro semplice, un'altra coppia al condizionale presente e l'ultima coppia al congiuntivo presente. Così vediamo tutte le coniugazioni per questi tempi verbali. Va bene? Ovviamente i verbi che coniughiamo insieme oggi non sono gli unici che terminano in care e gare, ce ne sono altri. Se vi va di cercarli, potete farlo tranquillamente in autonomia e poi magari per aiutare gli altri studenti che guardano questo video potete anche annotarli nei commenti qui sotto. Allora, iniziamo con il presente indicativo dei verbi cercare e pagare. Allora, iniziamo da cercare, quindi io cerco, tu cerchi, lui, lei cerca, noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano. Passiamo a pagare, io pago, tu paghi, lui, lei paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano. Quindi osserviamo dove mettiamo la H al presente indicativo. La mettiamo alla seconda persona singolare e alla prima persona plurale. Perché aggiungiamo la H? Osservate e ascoltate. Cerco, cerchi, cerca, cerchiamo. Cercate, cercano. Pago, paghi, paga, paghiamo, pagate, pagano. Cosa ci permette di fare la H? Ci permette di mantenere il suono duro della C e della G. Quindi, vedete, la presenza della H qui fa sì che noi pronunciamo cerchi. Se noi non mettessimo la H, dovremmo pronunciare cerci. Quindi possiamo pensare a questo per ricordarci di aggiungere la H, cioè che nei verbi in care e gare, per i tempi che vedremo nel video di oggi, dobbiamo aggiungere la H in alcune persone prima delle lettere finali della coniugazione al presente dei verbi in are, per mantenere il suono duro della C e della G. Ok? E quindi per questo motivo al tempo presente dell'indicativo dobbiamo aggiungere la H solamente alla persona tu e alla persona noi, perché c'è la I. Va bene?
Andiamo avanti e vediamo la coniugazione al futuro semplice dei due verbi giocare e spiegare. Io giocherò, tu giocherai, lui, lei giocherà, noi giocheremo, voi giocherete, loro giocheranno. Io spiegherò, tu spiegherai, lui, lei spiegherà, noi spiegheremo, voi spiegherete, loro spiegheranno. Come vedete, qui la H c'è sempre, va aggiunta sempre, perché la coniugazione al futuro semplice dei verbi in are è ero, erai, erà, eremo, erete, eranno, sempre con la E. E quindi per mantenere il suono duro della C e della G dobbiamo aggiungere la H, perché altrimenti senza H leggeremmo giocerò. Quando coniughiamo il futuro semplice di tutti i verbi in care e gare, dobbiamo aggiungere la H tra la radice e la desinenza del tempo verbale a tutte le persone. Va bene? Solitamente si pensa alla grammatica, alla pronuncia, come se fossero delle cose diverse, no? Come se fossero vari cassetti all'interno di un mobile che rappresenta la lingua in generale e ogni cosa sta in un cassetto. In realtà no, è tutto collegato, è tutto collegato. Quindi anche per questo motivo è molto importante conoscere bene i suoni dell'italiano. E qui apro una parentesi, vi invito a dare un'occhiata al mio corso di pronuncia italiana a cui ho lavorato molto e che sono sicura vi aiuterà nella comprensione e nell'uso generale dell'italiano. Trovate tutte le informazioni nella descrizione del video qui sotto. Dopo questo momento di autopromozione, torniamo alla coniugazione dei verbi. Vediamo ora la coniugazione al condizionale presente dei verbi sprecare e litigare. Io sprecherei, tu sprecheresti, lui, lei sprecherebbe, noi sprecheremmo, mi raccomando la doppia M, voi sprechereste, loro sprecherebbero. E anche qui si ripropone la stessa situazione che abbiamo appena visto con il futuro semplice. Mettiamo la H a tutte le persone tra la radice del verbo e la desinenza del tempo verbale, sempre per mantenere il suono duro della C e poi anche della G, ovviamente, vale la stessa regola. Passiamo al verbo litigare. Io litigherei, tu litigheresti, lui... Ah no, c'è rimasto... Vabbè, avete visto lo sgrassatore che mi serve per pulire la lavagna. Lui, lei litigherebbe. Noi litigheremmo. Voi litighereste. Loro litigherebbero. Quindi anche qui la H tra la G e tra la E per mantenere il suono duro.
E infine vediamo gli ultimi due esempi. Coniughiamo i verbi sporcare e pregare al congiuntivo presente. Allora, che io sporchi, tu sporchi, lui, lei, sporchi, noi sporchiamo, voi sporchiate, loro sporchino. Anche qui ritroviamo la H a tutte le persone e qui abbiamo la I dopo, che è comunque una vocale che, se non è preceduta dalla H, rende il suono della C dolce. Quindi per mantenere il suono duro della C abbiamo bisogno dell'H. Stessa cosa per pregare. Io preghi, tu preghi, lui, lei preghi, noi preghiamo, voi preghiate, loro preghino. Quindi abbiamo visto degli esempi di coniugazione di verbi che terminano in care, gare, al presente indicativo, al futuro semplice indicativo, al condizionale presente e al congiuntivo presente. Questi 4 tempi verbali vogliono l'aggiunta della lettera H. Nel caso del presente indicativo aggiungiamo la H solo alla seconda persona singolare tu e alla prima persona plurale noi. Invece nei tempi futuro semplice, presente condizionale e presente congiuntivo aggiungiamo la H a tutte le persone. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero di aver spiegato questa cosa in maniera chiara. Se avete domande, lasciatele nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!